Tradimento, anticipazioni settimanali delle puntate dal 24 al 28 marzo, dove vedremo la famiglia di Gusidè con Osanne e gli altri scoprire finalmente tutta la verità su Khan. Yesim inoltre tenterà di uccidere Tariq e vedremo una dichiarazione inaspettata di Tolga a Oilum. Tornate a casa da Zelish, Yesim e sua zia apprendono tramite le notizie sul web che Tariq ha diseredato Oilum e Osan per lasciare tutto ad Oiku. Yesim fa i salti di gioia, ma sua zia nutre comunque dei dubbi. E se Tariq cambiasse idea? Proprio Tariq nel frattempo chiama un tecnico per far controllare tutti i suoi apparecchi elettronici, scoprendo di essere stato spiato fino a quel momento. Grazie all'aiuto del tecnico, Tariq fa ripulire tutti i suoi apparecchi ed è certo che adesso nessuno lo spii più. Fiero di essersi sbarazzato delle spie, Tariq telefona a Gusidè per sbeffeggiarla. Mentre Tolga è in riunione in ufficio, la sua assistente lo interrompe, annunciando che c'è un pacchetto speciale per lui che deve prendere in consegna personalmente. Tolga così prende in consegna il pacchetto e lo apre. All'interno vi è una pen drive. Fatti uscire tutti fuori dalla stanza per vedere cosa nasconda la pen drive, per Tolga sono immagini incredibili e scioccanti da vedere. Infatti, all'interno della pen drive c'è un filmato che vede Khan e Lara parlare. Il ragazzo parla con Lara, sbeffeggiando Osan che lo crede morto. Tolga così capisce subito che Khan in realtà non sia morto e che quel video provi il fatto che suo padre abbia fatto credere ad Ozan di essere un assassino solo per poterlo ricattare e usarlo. Tolga va su tutte le furie, sapeva che suo padre avesse intenzioni losche e gestisse affari sporchi, ma non pensava fino a questo punto. Proprio il Tan, tornato in hotel, non trova Ibo e sgrida subito Abdush per averlo fatto scappare. Mentre Abdush comincia subito le ricerche di Ibo, Tariq si presenta a casa di Gusidè per consegnarle il documento che attesta che Osan e Oilum siano stati estromessi dal suo testamento. Tariq si è presentato con l'unico scopo di sbeffeggiare Gusidè, ma proprio mentre ride comincia a tossire senza riuscire a smettere. Gusidè ride subito della situazione, dandogli un bicchiere d'acqua, però il suo sguardo tradisce un pizzico di preoccupazione per lui. Arrivata la sera, Yesim si prepara al meglio per andare da qualche parte. Sua zia con sguardo severo le chiede se è sicura di quello che sta per fare. Yesim, sorridendo e continuando a prepararsi, le dice che ormai ha preso la sua decisione e che è determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Non si sa quale sia il piano di Yesim, ma poco dopo si presenta in hotel da Tariq e grazie all'aiuto di Dilek riesce ad entrare nella camera di Tariq con la scusa di volergli fare una sorpresa. Così Yesim prepara un aperitivo romantico che però ha qualcosa di definitivo. Mette nel bicchiere che darà a Tariq una pillola forse veleno. A quanto pare Yesim ha deciso di impadronirsi della fortuna che Tariq ha lasciato a Oiku molto prima del previsto. Contemporaneamente Tolga si presenta a casa di Gusidè. Non si perde in convenevoli e va subito al punto. Tira fuori un computer portatile e fa vedere il video che ha ricevuto quella stessa mattina in ufficio. Gusidè, Umit e Nasan rimangono subito senza parole ed esultano non appena capiscono che Khan sia vivo e che così Osan non sia un assassino. Mentre tutti esultano, entrano in casa Oilum e Beram. Tolga si zittisce subito, così come Oilum e Beram che proprio non si aspettavano di vederlo lì. Tariq arriva finalmente in hotel e vedendo Yesim nella sua camera le chiede subito spiegazioni. Yesim si fa vedere molto disponibile e non gli fa alcuna richiesta. Vuole solo passare una serata con lui perché lo ama e le manca. Tariq non cede subito, ma alla fine crede alle sue lusinghe e beve addirittura il bicchiere di spumante che Yesim gli aveva già preparato, in cui dentro c'è del veleno. Desideroso di farsi una doccia, Tariq va in bagno, dove pochi minuti dopo si accascia sul pavimento. Soddisfatta, Yesim si reca in bagno e vede Tariq inerme per terra. Si rallegra del suo operato e gli dice, anche se lui è privo di sensi, che gli farà fare una bellissima lapide dove scriverà quanto lui amava Oiku. Dopo fa un giro per la camera alla ricerca di soldi. Ne trova una piccola quantità nascosta in un cassetto insieme ai documenti del fondo fiduciario per Oiku. È così che Yesim scopre che Oiku non entrerà in possesso del suo patrimonio nell'immediato, ma bensì compiuti 25 anni.
Fino a quell'età, infatti, Oiku riceverà mensilmente un'adeguata somma di denaro per mantenere se stessa e gli eventuali studi che vorrà intraprendere, ma non avrà accesso a tutto il fondo. Yesim va subito nel panico, ha cercato di uccidere Tariq, ma così non vedrà mai la sua fortuna. Dovrà aspettare ancora 20 lunghi anni e forse non avrà neanche un centesimo. Completamente nel panico, Yesim telefona subito a sua zia spiegandole quanto letto sul documento del fondo fiduciario di Oiku. La zia così le suggerisce subito di chiamare un'ambulanza. Se prima erano d'accordo che la morte di Tariq avrebbe giovato loro per impossessarsi del suo patrimonio, adesso invece sembra essere un grave problema. A casa di Guside, dopo i primi momenti di silenzio, Behram e Tolga si scagliano l'uno contro l'altro. Tolga gli dice di andarsene visto che stanno parlando di una questione privata e di famiglia, ma Behram, proprietario di quella casa, non ha intenzione di farsi cacciare proprio da Tolga. I due quasi vengono alle mani, interviene anche Guside che chiede gentilmente a Behram di lasciarli da soli, trattandosi di una situazione molto delicata e familiare. Alla fine, grazie anche all'intervento di Nazan, Behram esce da casa facendosi promettere da Oilum di chiamarlo più tardi. Andato via Behram, Tolga fa vedere a Oilum il video in cui Khan è vivo. La ragazza tira un grande sospiro di sollievo. Suo fratello non è un assassino e finalmente quella brutta storia è giunta al termine per tutti loro. L'unico che ancora non sa questa notizia è proprio Ozan, così Guside gli telefona per convocarlo subito a casa e informarlo di tutto. Proprio in quel momento Ozan è ancora in cantiere con Mesut. I due ragionano su come poter incastrare in qualche modo Oltan e Mesut propone all'amico di informare Zelish e sfruttare lei visto che è la sua assistente personale, quindi molto vicina a possibili documenti compromettenti. Ozan però rifiuta assolutamente questo piano. Zelish non sa ancora chi sia lui, ovvero il figlio del marito di sua cugina, e teme che se dovesse scoprirlo la loro relazione terminerebbe. Chiederle anche di fare la spia su Oltan sarebbe veramente troppo. La loro conversazione si interrompe quando Ozan riceve la telefonata di Guside che gli dice di raggiungerlo subito a casa. Ha grandi notizie per lui. Ancora alla ricerca di Ibo, Abdush scopre che prima di sparire Ibo sia stato nell'ufficio di Tariq. Oltan così capisce subito che Ibo lo abbia tradito per passare informazioni a Tariq. Nello stesso momento l'ambulanza arriva in hotel per portare d'urgenza Tariq in ospedale. Oltan non si allarma per nulla e continua le sue ricerche con Abdush. Arrivato a casa, a Ozan viene subito mostrato il video di Khan. Diversamente dagli altri, però, Ozan non reagisce per nulla bene. Non pensa alla leggerezza che quella notizia porta con sé. Non è un assassino, ma per me si è pensato di esserlo. Oltan gliel'ha fatto credere e lo ha ricattato, mandando in rovina la sua vita e la carriera di sua madre. Va su tutte le furie, vuole fargliela pagare. È Tolga però a farlo ragionare. Non deve vendicarsi di Oltan, anzi dovrà continuare a fargli credere di essere ricattabile e sarà Tolga stesso ad aiutarlo ad incastrare Oltan. Tolga ha sempre voluto bene a suo padre, ma questo è troppo. Non vuole più avere nulla a che fare con lui. Ozan così si tranquillizza per quanto sia possibile e accetta anche l'aiuto di Tolga. Tornata a casa, Zelish viene informata da sua madre del fatto che Yesim sia in ospedale ad assistere il marito che ha avuto un infarto. Zelish così dovrà rimanere con Oiku. La ragazza telefona ad Oltan per informarlo che quella sera dovrà rimanere con la piccola Oiku proprio perché Tariq ha avuto un infarto ed è in ospedale. È così quindi che Ozan viene a sapere che suo padre è in fin di vita ma decide lo stesso di non dirlo a nessuno. In ospedale Yesim fa finta con le infermiere e i medici di essere molto preoccupata per Tariq. Quando poi arriva sua zia le spiega le sue vere preoccupazioni. Se Tariq muore, lei non vedrà i soldi per almeno altri 20 anni, ma se invece vive potrebbe ricordarsi di come lei si sia compiaciuta mentre lui era privo di sensi in bagno e capire quindi che sia stata lei a cercare di ucciderlo. Mentre sono ancora tutti in casa, Elmas fa il suo ingresso per informare tutti del fatto che Tariq ha avuto un infarto ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Tutti rimangono senza parole e Guside suggerisce subito ai suoi figli di andare in ospedale da lui. Se dovesse morire e loro non dovessero riuscire a salutarlo, lo rimpiangerebbero per sempre. Ozan si rifiuta subito di andare, mentre Oilum rimane in silenzio. Guside così la sprona ad andare, non si arrabbierà con lei se deciderà di andare al capezzale di suo padre.
Oilum quindi esce da casa per recarsi in ospedale e ancora davanti al cancello di casa trova Behram. Il ragazzo non se n'è mai andato, anzi è rimasto lì ad aspettarla. Non appena Oilum gli dice che Tariq ha avuto un infarto, Behram le dice di salire subito in auto, la accompagnerà lui da suo padre. Durante il viaggio in auto, Oilum si confida su come per lei sia ancora difficile credere che l'uomo che più li sta facendo soffrire sia anche lo stesso che è stato un amorevole e affettuoso padre fino all'anno prima. Continuando a parlare, Behram coglie l'occasione per chiederle anche cosa abbia avuto da dire Tolga e perché la questione fosse così delicata da non poter essere svelata. Oilum così gli confessa dei ricatti subiti da Ozan e da Guside per mano di Oltan e di come Tolga abbia svelato che in realtà Ozan non fosse un assassino. Behram così elogia il coraggio di Guside mentre denigra Oltan e Tolga. Non appena però Oilum accenna al fatto che Tolga in realtà non abbia alcuna colpa per i reati di suo padre, Behram si arrabbia. Non vuole che Oilum lo difenda e mette in chiaro di essere molto geloso di lei e non vuole mai più sentir nominare Tolga. In ospedale, Yesim e sua zia fingono apprensione, mentre invece pensano solo ai soldi di Tariq. Il Knur riceve una telefonata dal suo avvocato che la informa del fatto che se non pagherà la sua parcella lui non potrà più assisterla. La donna così chiede aiuto a Yesim, che però con quel poco che le passa Tariq non ha abbastanza soldi per aiutarla. Finalmente in ospedale arriva Oilum e va direttamente nella camera di suo padre e fortunatamente non vi trova Yesim e sua zia. Entra subito al capezzale di suo padre ancora scossa, ripensa a tutti i momenti bellissimi passati con lui e ancora non capisce come quell'uomo amorevole si sia tramutato in colui che ha distrutto la sua famiglia. Mentre è ancora al suo capezzale, Yesim la vede da fuori ed entra come una furia nella stanza. Trascina subito Oilum via da lì e la accusa a gran voce di essersi presentata con l'intenzione di uccidere Tariq. Richiamato dalle urla, Behram entra subito nel reparto e trascina via Yesim con la forza. La porta fuori e la prende per la gola. È molto serio e perentorio. Fino ad ora Yesim è stata trattata fin troppo bene dalla famiglia di Oilum, ma lui non è gentile e non usa gli stessi metodi di Guside. Se minaccerà un'altra volta Oilum o la sua famiglia ci penserà lui stesso a fargliela pagare amaramente con la sua stessa vita. Yesim questa volta è seriamente spaventata. Behram le ha messo le mani al collo e l'ha quasi strangolata. Così lo segue dentro l'ospedale e fa esattamente quello che lui le dice. Tranquillizza le infermiere dicendo di aver urlato senza motivo e chiede umilmente scusa ad Oilum. La stessa Oilum, vedendola così remissiva, capisce che Behram l'abbia minacciata e non sembra esserne particolarmente felice. Behram e Oilum così vanno via mentre Yesim rimane con sua zia. Questa volta Yesim ha avuto paura e sua zia la mette in guardia. Behram, oltre a sembrare pericoloso, è anche un uomo molto molto potente. A notte inoltrata, Abdush si reca ben camuffato nell'ufficio di Tariq. Oscura tutte le videocamere della sorveglianza ed entra nell'ufficio. Tutto ciò per dare il via libera ad Oltan che dopo pochi minuti arriva. È Oltan a cercare qualcosa nell'ufficio di Tariq e trova quello che cercava, le pendrive che Ibo gli ha segretamente consegnato. Oltan e Abdush sono poi costretti a scappare non appena suona l'allarme dell'ufficio. Poco dopo, infatti, Yesim riceve una telefonata dall'ufficio di Tariq che le informa dell'effrazione. Yesim coglie l'occasione per precipitarsi lì e cercare dei soldi, spinta anche da sua zia, che ha ancora bisogno di soldi per pagare il suo avvocato. Yesim così si precipita, specificando alla sicurezza di non chiamare la polizia. Tornato in hotel, Oltan si rende conto che manchi una pendrive tra quelle trovate nell'ufficio di Tariq. Proprio quella con i video per ricattare Ozan. Telefona subito ad Abdush per fargliela cercare nella sua auto, ma entrando nella sua camera scopre subito che fine abbia fatto quella pendrive. In camera, infatti, lo accoglie Tolga con il video già avviato ad un computer. Gli dice di aver ricevuto quella pendrive direttamente da un corriere in ufficio. Tolga è furioso con suo padre, questa volta per lui è definitivamente finita. Sapeva fosse spietato, ma far credere a qualcuno di essere un assassino per il proprio tornaconto non è accettabile.
Oltan cerca di spiegargli che neanche Ozan è innocente, è lui che lo ha chiamato per farsi aiutare a nascondere un grave crimine, perché solo lui viene sempre accusato di non essere una brava persona. Ma Tolga questa volta non vuole ascoltare nessuna spiegazione da parte di suo padre. Gli dice che solo per amor suo non ha detto nulla ad Ozan, ma che d'ora in poi Oltan non ha più un figlio. Yesim arriva all'ufficio di Tariq e frugando ovunque trova dei soldi. Non molti, è vero, ma li porta comunque via. Non sapendo cos'altro prendere, decide di portare via anche altre cose come il cellulare con il quale Tariq finge di essere Sesai, il suo computer e altri effetti personali. Riceve poi la telefonata di sua zia, curiosa di scoprire se Yesim ha trovato dei soldi. Capendo subito che la zia le chiederà il denaro per pagare i suoi debiti, Yesim le mente, dicendole che veramente dei ladri hanno fatto irruzione nell'ufficio di Tariq e che hanno preso tutto, anche i soldi. Yesim così mette l'ufficio in disordine per simulare una rapina vera e propria e poi va via. A casa di Guside, Ozan scrive a Oylum per sapere le condizioni del padre. Lei è ancora in auto con Behram e gli dice che il padre è in pessime condizioni, che lei ha incontrato Yesim e che gli racconterà tutto una volta tornata. Interviene il MAS, che rivela di aver inviato un suo uomo a sorvegliare la situazione. Infatti, in ospedale c'è sempre stato un uomo che sorvegliava Yesim e sua zia, vedendo anche quanto successo a Oylum. L'uomo così riferisce al MAS quanto accaduto tra Yesim e Oylum e di come poi Yesim si sia allontanata per un po' a seguito di una telefonata sospetta. Behram accompagna a casa Oylum, salutandola con affetto e dichiarandole sempre il suo immenso amore. Mentre lei rientra in casa, lui si accorge di un'auto sospetta parcheggiata per strada e rimane lì ad aspettare. Infatti, quando Oylum arriva alla porta di casa, si trova davanti Tolga. Questa volta il ragazzo non è incattivito, è molto gentile con lei. Infatti, ciò che ha da dirle è totalmente diverso da quanto dettole fino ad ora. Le propone di ricominciare tutto. È stato brutale con lei perché stava soffrendo molto e si sentiva estremamente ferito. Oylum gli spiega che ormai sta con Behram, ma Tolga sa benissimo che lei non lo ama e che certo non è felice. Lei cerca di fargli credere il contrario, ma Tolga ne è certo. Così Oylum gli chiede se lui sia felice con Selin. Tolga le chiarisce che la relazione con Selim è stata un errore e che la interromperebbe subito per lei. Ma Oylum gli dice di continuare a stare con Selin ed essere felice proprio come lo è lei con Behram. Detto ciò, Oylum rientra in casa lasciando da solo Tolga. Arrivato in strada, Tolga si trova davanti Behram. La macchina sospetta era proprio quella di Tolga e lui ha deciso di non andare via. I due si affrontano. Behram chiarisce subito il fatto di non voler litigare o continuare a combattere con lui per Oylum, perché la stessa Oylum l'ha scelto e ormai la loro storia è finita. Tolga però mette in chiaro altro. Oylum non lo ama e lo sa benissimo anche lui. Lo scoprirà con il tempo, rendendosi conto di come Oylum ami e amerà sempre solo Tolga e prima o poi sarà lo stesso Behram a spingere Oylum tra le sue braccia. Queste parole fanno male a Behram, che decide di non controbattere. I due si separano andando via ognuno con i propri pensieri e i propri dolori. Nel frattempo, in ospedale, Tariq finalmente si sveglia. Yesim entra subito nella camera insieme al personale medico e cerca di capire se lui ricordi qualcosa o meno. Nel dubbio comincia a riempirlo di parole dolci dicendogli di quanto abbia sofferto vedendolo lì inerme e di quanto lo ami. Tariq però non risponde, la guarda senza emettere un fiato e non si capisce se sia furioso con lei perché ricorda qualcosa o semplicemente stordito per la sua condizione. Il mattino dopo, mentre Tolga decide di lasciare Selin, anche se gli dispiace ferirla, Oylum comincia a sentirsi male. Appena sveglia, corre in bagno e vomita, non capendo il perché di questo disagio. Avendo simulato una rapina nell'ufficio di Tariq, si presenta alla polizia scientifica per prendere le impronte digitali e analizzare le prove. Tutto sotto lo sguardo indagatore di Yesim, alla quale vengono prese le impronte per escluderla dai sospettati. I poliziotti, domandando cosa ci potesse essere di così importante nell'ufficio di Tariq per essere rapinato, Yesim risponde che probabilmente la cassaforte conteneva una gran quantità di soldi, adesso spariti.
Questa informazione però viene smentita dai collaboratori di Tariq, che dicono che l'avvocato non tenesse mai in ufficio una gran quantità di denaro. I collaboratori poi dicono che sono stati sottratti il computer, il tablet e 3 cellulari di scorta dell'avvocato, tutto tranne i documenti dei suoi casi. Poco dopo Yesim si reca in un negozio per vendere i 3 cellulari, il computer e il tablet che ha rubato dall'ufficio, questo per ricavarne altri soldi. Il commesso del negozio è sospettoso riguardo tutta la merce presentata da Yesim, che per rassicurarlo mente dicendo di dover vendere quelle cose per via della chiusura del suo negozio. Il commerciante accetta quindi la vendita, ma le chiede il passaporto per fare delle fotocopie, che a malincuore Yesim gli deve consegnare. Ottenuti i soldi, anche se non molti, Yesim va via. In galera, il compagno di cella di Sesai continua a domandargli del perché sia finito lì, con la speranza di farlo confessare e incastrarlo. Ma Sesai non ha nulla da nascondere e continua a proclamarsi innocente. Ancora una volta il suo compagno di cella non ha ottenuto proprio nulla da lui. Yesim torna a casa e nasconde i soldi ricavati dalla vendita tra i cuscini dei divani. Subito dopo si precipita da Tariq in ospedale. Lei continua a sussurrargli parole dolci mentre lui non le risponde e Yesim ancora non capisce se lui non riesca a parlare o se sospetti di lei. Quando poi arriva la dottoressa però, Tariq comincia a parlare dicendole di sentirsi meglio ma le fa alcune domande. Le dice di aver fatto una visita al cuore giusto 2 settimane prima e che non era stato rilevato alcun problema. La dottoressa gli conferma l'ottimo stato del suo cuore e gli confessa così di aver scoperto che l'infarto che ha avuto non è stato naturale ma indotto da qualcosa. Yesim si spaventa subito e capendo che la dottoressa stia suggerendo che Tariq sia stato avvelenato, accusa a gran voce Gusidé. Guardando Tariq gli dice che è stata sicuramente Gusidé ad avvelenarlo, anche perché quello stesso giorno era stato a casa sua. Tariq effettivamente ripensa a quando Gusidé gli ha dato un bicchiere d'acqua e comincia a dubitare di lei. Furiosa, Yesim continua la sua scenata e dice alla dottoressa di chiamare subito la polizia per denunciare Gusidé. Terminano così queste anticipazioni settimanali di tradimento. La natura di Behram è veramente crudele e comincia a mostrarsi in tutta la sua grandezza. Contemporaneamente Tolga ha fatto un buco nell'acqua con Oilum, ma è chiaro che i due si amino ancora. Io sono Stefania, vi aspetto nei commenti per parlare insieme di questa puntata. Intanto vi mando un abbraccio e a presto!